Hi, I'm Mariana Simeone, a Montreal journalist. I'm a city girl, but today I'm on this farm picking red-hot cherry peppers. So my mama could finally show me how to turn these jewels into her exquisite peperoncelle al tonno. That would be tuna-stuffed peppers, just like the ones she made in Italy, on a farm pretty much like this one. So stay with me for a taste of my world. Allora, mamma, perché veniamo fin qua per prendere i peperoncini? Non è più facile andare al mercato, scusa? È più facile andare al mercato, però non è la stessa cosa, Marianna, perché quando li prendo al mercato già hanno passato in tante mani, encono i cesti, li buttano qua e là, e non è la stessa cosa, non hanno la stessa resistenza quanto li conservi. Sì, eh? My mother's a great cook. To learn all her recipes would take a lifetime, and I should have paid attention sooner. It's very important for her that I learn this. She's been after me for a while. I think she gave up nagging. And very important for me. Prendi i guanti perché queste sono forti. Allora non devono toccare la pelle, se toccano la pelle dopo ti brucia. Ho capito, ho capito. My mother turned 68 just last week. In my mind, she'll forever be 42. I always imagine her as I did when I was a kid, but it's like all of a sudden there seems to be no time for those things that really matter. Così va bene? Col piedino? Perfetto, Ah, vabbè. perfetto. Allora prendo il mio cestino. Anche se non c'è il piedino, così ce ne vanno di più nel cestino. Sai, noi italiani vogliamo mettere sempre di più, di più, di più. Vedere Marianna in campagna è una cosa meravigliosa, perché Marianna fa tutto, ma mai pensare che venisse a mettere i piedi in campagna. Ti devo dire che è una bella ginnastica. Qui non hai bisogno di andare in palestra. Ah, no? No. Senti, in Italia era la stessa storia? La stessa cosa, ma è solo che in Italia non erano grandi così, perché forse le terre non sono fertili come queste. Ah, sì, Però erano belle lo stesso. Quando io arrivo alla farm, alla campagna diciamo, e vedo tutta questa bella roba così fresca, mi stringe il cuore, perché esco da una città e dopo 20 minuti sono in un posto bellissimo, un paradiso, è veramente emozionante, è bello. È una cosa bellissima. Bisogna prenderli a mano così? Sì. Piano, non sbattere. Io mangio sempre roba fresca, perché mi piace che la preparo d'estate e d'inverno ce l'ho pronta. Come la formica si fa la provvista per l'inverno sotto la pietra e io metto nel congelatore. Non è molto difficile, dai. No, questo è il punto più facile, il difficile viene dopo. Come? Ah, per la preparazione? Vedrai. Dove hai imparato questa ricetta? È ricetta tua, di nonna? Cos'è? È la ricetta di mia mamma. Ah. Certo, si impara dalle mamme come tu adesso stai imparando da me. Both my mother and my father are from small towns in the province of Benevento. Benevento is just outside Napoli in the interior. Its claim to fame is that the Samnite tribes defeated the Romans, so they're supposed to be strong people. And my father had immigrated in 51 and ran into my mom in Italy in 59. It was love at first sight. She broke an engagement there with a young man from her hometown, and she joined my dad in Canada. And here we have my mother's friends and family. This is my mother-in-law, Alessandra. Hi. This is Antonietta, our neighbor. She's been my neighbor forever, my mom's neighbor forever. This is my zia Pina, that would be Giuseppina, Pina for short, my aunt. And of course, my mother. It's quite interesting that we're still speaking Italian right here in Saint Michel. That's because it's the common language. You see, Alessandra, when she moved to Canada, moved to Snowdon, and she first learned English. My mother moved to Saint Michel, and she first learned French. So they each have their English and their French. Their common language is Italian. My zia Pina, well, has a little bit of trouble with both official languages, so we speak in Italian. And I think the same is for Antonietta. So we still speak Italian, which is wonderful. Allora. You know, it wasn't always easy being Italian. We were different. We didn't look like the other kids. We didn't speak like the other kids. Our accents were not correct. Our French wasn't clean. Our English wasn't right. Why are we so dark? Why aren't my eyes blue?
Non ho capito. Ah, tagli proprio vicino vicino? Vicino vicino, guarda. Così? Così. Ok. I feel like a surgeon with these gloves. I can't believe she does this every year. Ok, va bene così? Perfetto, pulito, però fa la bocca più piccola. Se no, Qui. sì, no, il pesce corre, se ne scappa. So you grow up always being reminded of who you are, and you don't want to be this person that they tell you are. So, of course, I changed my name. Mariana was way too Italian. It became Mary Ann. And I put so many streaks in my hair, so many that I was almost totally blonde. So I didn't look so stern and so ethnic. Non farle così grande, per favore. Più piccolina, Marianna. Guarda. Vedi Giapina come è precisa? Perfetto. Ci Pure riprovo, ci riprovo, ci Ecco, riprovo. guarda Antonietta. Guarda la sociale che fa. Bravissima, dai, ci riprovo. Ci riprovo. Vabbè. L'altra ciociara che fa? Sto attenta, sto molto attenta, non voglio sbagliare. io. Piccolissimo, piccolissimo. Se no il pesce se ne scappa, eh? Sono così piene, non avrei mai pensato che Sì, sono pieni di semi. piene, guarda. Qui abbiamo un problema. Come? Perché io osservo le mie e osservo le tue. Queste sono le tue e queste sono le mie. Quella di tua mamma, guarda come sono grandi. Non ho capito. Io non ci riesco a fare il piccolino il buchetto, Fai mi con dispiace. questo, fai con questo. Vabbè. Questo fai No, con a me più proprio piccolo. perché lei le Vedi taglia proprio. così. Questo vai. Vabbè, proviamo con un altro ferro. vai. Fammi vedere. As a teenager, I shied away from anything that was homemade. We were young and cool, and the fast food was where it was at. And so, peppers in olive oil just didn't look appetizing at the time. But of course, with time and developing a finer palate, and finally giving in to Mom, wow, what a surprise. What a surprise. They were fabulous, of course, exquisite, light. And talk about fast food. Ready to go anytime, in a jar. Just open up, there you go, 2 bites, you're done. Guarda, perfetto. Oh, che brava. Ah, piano. Una medaglia. Dopo 10, vabbè. Continua così che va bene. Questi peperoncini, io sono stata la prima a portare la ricetta a Montreal. Adesso c'è pochissime persone che le fanno, che io ho insegnato a fare. Adesso io voglio che Marianna impari questa ricetta perché io ho la mia età. Allora, quando io non ci sono più, e dopo lei le farà. Ecco Marianna, abbiamo finito. E adesso? Adesso le mettiamo in acqua e sale e aceto. Ho capito, vabbè. E sono morbidi adesso, eh? Sì, dopo Sono più tanti giorni. morbidi. Sembrano così, ma quando li asciughi sono duri. Sì. Asciughi? Bisogna asciugarli adesso? Certo bisogna asciugarli. Non basta questo. No, bisogna asciugarlo uno per uno. Ho capito. The turning point in my life was 1981. It was Christmas Eve, and my father suddenly died. That's the day I realized that there was something about me I had not understood. He was trying for the longest time, for years, to have me understand who we were, where we came from, and why we were in Canada. You know, it was beyond me. Why would anyone want to start a new life in a new country for a new and brighter future and hang on to old traditions? Why? So after I lost him and I lost my way and lost my mind for a while, I decided that the only way I could reconnect and understand what was going on in life in general was to reconnect with my heritage. So I packed my bags and I moved back to Italy.
harvest season, olive picking season, winemaking season, living the experience with my uncles, slowly discovering the foods while I was there, slowly learning to enjoy the tastes. The peppers that I had never eaten before, the eggplant, which looked too exotic even for me when I was a kid, you know? Only by spending time with his family in this spit of a town of San Lupo did I understand the value that all that represented and how important it was for us not to forget. Scusa, ma bisogna asciugare anche l'interno? Sì, L'interno soprattutto, ecco, piano guarda. piano, che sennò si rompono. Vedi? We rejected our past because we didn't understand it. Italy was far away. It felt like third world. Our parents continuously spoke of the war and of the hardships. You have to understand, 1945 Italy was destroyed. And our hometowns, our parents' hometowns, were destroyed. You can't relate to this, and you don't want to know as a kid about the hardships. You want to know about the future. You want to know that it's promising, that it's rosy, that you can grow up to be prime minister. Allora vedeva sempre Marianna con il libro a leggere, con la penna, sai, faceva tutte le belle cosette. Senza computer. Da bambine, senza computer. La testa era il computer di Marianna. Marianna è nata con la politica in testa. È una cosa che è proprio per lei la cosa più importante, la politica. Political commentary has become my specialty. I'm often invited to be a commentator on the CBC, on Global News Sunday, for example. Jack Layton knows what the average Canadian wants. Yes, he is also knows talking that, about he it. also knows that the average Canadian will be taxed once they're dead, according to his plan. But Bush's administration has only spelled trouble for us, Tommy. Ever since the Supreme Court handed him the presidency in November of 2000, look at our situation. Are we any better off? No, we're not. Do we feel more secure? No, we're not. And I put together a new weekend news update, current affairs, Italian language television show that offered the news in review, but gave a perspective from a new angle, from an angle where the Italians not only saw the news, but saw themselves in the news. Benvenuti a 7 giorni, sono Marianna Simeone. The show's entitled Sette Giorni, it means 7 days, and the show wraps up with a weekly commentary. And so I dared to talk about those issues that normally were not seen as issues to talk about publicly. I've tackled everything from gay rights to marijuana use with teenagers to politics, for example. La credibilità del governo Martin riposa in gran parte sull'accordo che raggiungeranno i premiers questa settimana ad Ottawa. Ma anche la credibilità di Jean Charest rischia molto questa settimana. I'm just trying to get a dialogue going, because by speaking first individually and then as a group, maybe we can change some things. E vi ricordo che sono solo 7 giorni, ma c'è molto da dire. Allora, questo è mio marito, è un bravissimo uomo. E che altro devo dire? È un uomo di 7 mogli. È un uomo che ha 8 vedove veramente. 8. Cominciando Senza Santina, nessuno. Anna, Pina, dopo tutte le amiche mie. 8 però, giusto per parlare, non per altro. È veramente. Ma che ne sai tu quando stai con noi? Anna fa il giardino, guarda, l'altra amica mia fa il giardino, chi fa il vino, chi aiuta a fare tutto. Leva questa, adesso si spreme un po' così per uscire tutta l'acqua e si fa fino qui. Adesso stiamo preparando il tonno, zia Pina grattugia il pane, dopo lo misuriamo e lo mischiamo bene 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 col tonno. Il tonno deve essere fatto fino fino, se no dopo trovi i pezzi dentro e non è buono. Perché usi questo pane, mamma? Non mi sembra una cosa italiana, vero?
Beh, diciamo non è una cosa italiana, però in Italia il pane prendevamo quello del centro del pane ed era così, dava lo stesso risultato. Ma io trovo che qui è più delicato questo, sì. After my year in Italy, my relationship with my mom was totally different. I understood what it meant to leave your home, your family, and the importance that both my parents paid to tradition. And when I came back, there was less tension, no debates about being Canadian or being Italian. We could be both. We could be both, and how wonderful is that? Allora, non troppo, troppo, meno. Troppo. Eh no, perché devi mettere un pochino alla volta per Lo devi incominciare. riempire, no? Sì, ma non prima, le devi riempire un po' alla volta, se no che fai? Qui, per riempire bene intorno, devi fare così, col dito, che va in fondo, che guarda come deve essere. Fammi vedere, scusa, fammi toccare. Deve essere duro così. Il mio non è duro. Allora non l'hai fatto bene. Altrimenti ci va l'olio dentro e poi non sono più le nostre belle specialità. Così. Adesso guarda quanto pesa questa. Fammi vedere. Fammi vedere quanto pesa la tua. No, non ho finito. Oh. Pesantissima. Oh. This is incredible. There were some episodes that my uncles would talk about in the 50s when the new immigrants were trying to find a place to live that very often, well, they couldn't get the flats they were looking for because the landlords didn't appreciate the strong, let's say, aromas of garlic being fried continually, as of course, when you saute vegetables, you start with the garlic. I mean, that could be very funny today, but back then it was difficult. My two sons have a very different experience growing up, both Italian and Canadian, here in Montreal. I think they're much more open-minded than I was back then. And I hope that they can learn to appreciate all the cultures because they have this open view of the world, thanks to knowing so many languages and living with so many different cultures. So how was school today, Max? What did you do? I had English class today Right. with Miss Harris, our new teacher. Miss Harris, the new teacher? Yes. Right. I miss my old teacher, Mr. Gregoris, because Miss Harris is a lot meaner and, well, I'm more strict, you could say. Wow. I never expected to marry an Italian or a Canadian of Italian origin. But it wasn't difficult to figure out once I met Dominic that we were going to be married. Ciao, ciao, ciao. Come state voi? Ciao, ciao, ciao. State bene? Si lavora, che bella giornata. Guarda cosa sto facendo. Che bella giornata che abbiamo scelto. Paesa, che si dice? Paesa, la vita è dura. I remember on one of our first dates, when he drove me back home, we walked into the kitchen and he recognized some peppers. Some stuffed peppers, and he always tells me, when I saw those peppers, I knew I was going to marry you. They have to be very compact. They have to weigh a certain way. I They have to see. be tucked in just right. And look at the opening, see that? Perfect, Wow. circular. Yours truly. Prendo uno, sì. Prendi un pochino, metti giù. Got that up like crazy, man. This is hard. I want my boys to learn to cook. I want them not to be mammonis, mama's boys. I don't want that from Alessandro and Massimiliano. Oh, no. Così. Bravo, ma sì, guarda che perfezione. Antonietta, guarda che perfezione, Massimiliano. Sì, very good. Wow, Paesa, la vita è dura. E che c'è la vita? E questa è la vita. E questa è la vita, Paesa. Prendi quelle più piccole piccole, poi metti in questi qua, le più grandi mettiamo in quei grandi.
Senti, in centro rimane vuoto o ne Sì, vuoi- sì, non fa niente, Ah, quelli buco per capito, l'olio, quello non ha capito. nessuna importanza. L'importante è che loro... L'ho persa. No, no, Aiuto. L'importante è che loro stanno faccia al vetro e restano Ho così. capito. Perché se entra l'olio dentro dopo non sono più buoni. Food is important because it's the essence of life. Food is also an expression of love and of sharing because it's something you've put together with your own hands. Piano piano, vero? Sì, piano piano, piano. Bisogna riempire giusto che coprono così. Quando incomincia a bollire, la prima volta è che il bollo viene che fa boom sopra, finito. Si chiude il fornello e restano nell'acqua fino a domani mattina non devono che l'acqua è cucinare? fredda. No, 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 no. Abbiamo finito? Certo. Non ci posso credere. Abbiamo finito. Che belle che sono, guardate. Bellissimo. We made 200 of those peppers today. And you plan on making any more? And I have 150 to make. You have another 150 to go? Yes, downstairs. Italian food means joy. It certainly means family. It means the pantry has to be replenished every season. It means celebration. It means that you never have enough food in the refrigerator, and you never have enough refrigerators. Su. Vuoi cantare per noi un poco? Quanto la gente dice, Anna, beato te che hai questa figlia, devi essere molto fiera di Marianna. Marianna risponde, se sono quello che sono è grazie a questa mamma, che ha fatto la mamma e ha fatto il papà. La giugiara sammarita, chi le dà spade, chi la gioia. Buonissimo. Quando la giugiara sammaritana, Finally learning to make these peppers means that I'm all grown up, that it's my turn. In a sort of a way, she's leaving me a legacy. It's her own sort of creation, her pride and joy. She could leave me her pearls, she could leave me her diamonds. But this, I think, is special, and it could become mine maybe one day. Tuna stuffed pepper balls alla Marianna. You know, who knows?